A te, come a molti, sarà capitato di provare gelosia verso il partner o una persona cara, delle volte anche in maniera immotivata. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi parleremo proprio di questo, della gelosia. Essere gelosi è un sentimento, uno stato d'animo, un pizzico, aiuta il rapporto con la persona che ti sta vicino, ma quando diventa estrema la gelosia, quando questa influenza negativamente la tua vita e la vita di coloro che ti stanno attorno, è il momento di correre ai ripari. Ma cosa puoi fare in pratica se ti accorgi di essere malato, cioè di essere veramente troppo geloso? Innanzitutto cerca di capire la tua gelosia. Stai vivendo un'emozione passeggera in qualche modo fisiologica o stai scivolando verso un sentimento dannoso e distruttivo o peggio ancora lo stai già vivendo? In questo caso parlane con una persona di cui ti fidi, ma meglio ancora parlane con il tuo partner, perché farlo aumenterà anche il grado di comprensione reciproca. Poi, se ti accorgi che la tua gelosia sta superando un certo livello di guardia, è importante che tu riesca a costruire sia la capacità di comunicare che di relazionarti. La chiave è parlare, soprattutto quando la gelosia ha alla base la paura di perdere la persona con la quale hai una relazione affettiva. La comunicazione chiara e aperta anche qui diventa importantissima. Poi, ancora, impara a regolare la tua emotività e soprattutto il bisogno che hai di averne il controllo, lavorando sulle tue insicurezze che infine un po' minano anche la fiducia che hai verso il partner. Condividere le tue insicurezze con la persona che ami in maniera aperta e solidale aiuterà a spegnere il fuoco della gelosia. Se ti senti geloso, riconosci poi e accetta quello che ti sta succedendo e cerca, per quanto possibile, di essere maggiormente consapevole di te stesso. Impara a conoscere che non hai bisogno di essere geloso, cercando cioè di contrastare la gelosia quando si presenta. Questo ti sarà utile, almeno sul momento, e ti permetterà di non sentirti più sopraffatto da questa angoscia. Spesso la gelosia nasce da una distorsione cognitiva che va immediatamente riconosciuta ed eliminata. Prova quindi a fare questo. Fai un virtuale passo indietro in modo da cambiare la tua prospettiva. Ma davvero hai motivo di temere che la persona amata ti voglia lasciare o ti voglia tradire? Se oggettivamente la risposta è no, allora è il momento di pensare al perché certi timori stiano emergendo, in modo da correggere quello che nella relazione non va e ti genera questo senso di solitudine e di insicurezza. Concentrati anche sulla cura di te stesso, sulla tua persona sicuramente, ma se l'insicurezza è alla base della tua gelosia, devi riconoscerlo. Prova quindi a fare una lista di ciò che ti rende insicuro, di quello che magari tu ritieni che siano i tuoi difetti e poi scrivi per ogni difetto che riconosci cosa puoi fare per migliorarti e poi agisci. Analizza poi anche il tuo passato, perché se nei primi anni della tua vita non sei riuscito a sviluppare quello che di solito viene definito un attaccamento sicuro, è più facile che tu possa sviluppare una minore autostima poi e magari anche un sentimento di inadeguatezza. Tutto questo poi si evidenzierà anche come gelosia. In questo caso però la questione è piuttosto complessa perché stiamo parlando di modelli operativi interni, cioè di ciò che tu hai interiorizzato, dei tuoi primi legami. Per cui se temi o sospetti che questa sia l'origine del tuo problema, è meglio in questo caso parlarne con un terapeuta esperto. Insomma,
o da solo, mettendo in pratica i miei consigli, e ti invito assolutamente a provare prima di fare altro, o con l'aiuto di uno psicoterapeuta, affronta le ragioni che fanno sì che tu stia soffrendo per un eccesso di gelosia, così che tu possa vivere infine le tue relazioni con una grande serenità, ed è questo ciò che ti auguro. Ciao, a presto!